Quest'opera apparteneva alla Scuola Grande di San Marco a Venezia. Si tratta di uno dei dipinti più significativi della maturità del pittore veneziano. Lo capiamo dalla resa degli effetti spaziali e luministici. Per quanto riguarda il tema raffigurato, alcuni pensano che si tratti del trafugamento del corpo di San Marco, altri invece che rappresenti il suo ritrovamento, avvenuto successivamente. Quest'opera è diventata un simbolo della pittura italiana del Quattrocento, anche grazie al suo virtuosistico scorcio prospettico. La tela raffigura il corpo di Cristo semicoperto da un sudario e adagiato su una lastra di pietra. La posizione delle mani e dei piedi mette in risalto le ferite ancora aperte. Sulla sinistra compaiono 3 figure dolenti, la Madonna che si asciuga le lacrime, San Giovanni Evangelista e forse la Maddalena che si intravede appena. Il tema trattato da questo bellissimo dipinto prende spunto da un episodio descritto nel Vangelo di Luca. Il testo narra dell'incontro a Emmaus tra 2 discepoli di Gesù e un povero viandante che si rivelerà essere il loro maestro da poco crocifisso. Gesù è raffigurato di fronte, oltre il tavolo, nell'atto di benedire il pane appena spezzato, mentre tra i 2 personaggi seduti si insinua il primo barlume del riconoscimento. Quest'opera può essere considerata un vero e proprio manifesto dell'umanesimo matematico, trionfante alla corte di Federico da Montefeltro, presente inginocchiato nel dipinto, nonché estremo traguardo dell'arte di Piero della Francesca. Mai come in questa sacra conversazione l'architettura dipinta risultò tanto maestosa e dominante nella raffigurazione, tanto da poter essere considerata vera protagonista dell'immagine. Cristo al centro, sostenuto da Maria e San Giovanni Evangelista. Le 3 figure sono tagliate appena sotto le anche dal profilo superiore del sarcofago che occupa orizzontalmente il dipinto. Il gruppo domina tutta la composizione e solo una piccola porzione a sinistra è occupata dal paesaggio. La forza di quest'opera sta nel rapporto dei volti di madre e figlio, così vicini, e nel gioco delle mani che spesso ritroviamo in Bellini. Quest'opera, eseguita secondo la tecnica divisionista, viene sottoposta dall'artista a una lunga elaborazione che dura 10 anni e alla quale corrispondono differenti versioni. Il tema prescelto si rivolge alla situazione politica dell'epoca, con chiari intenti di denuncia a favore delle classi lavoratrici, sfruttate e sottopagate, ma che insieme, unite, possono ottenere qualcosa. Marin Faliero, doge di Venezia dal 1354, fu decapitato l'anno successivo con l'accusa di aver cospirato contro il governo della città. Ai piedi della scenografica scalinata si svolge il dramma del doge spogliato delle sue insegne che, condannato a morte, sta per affidare la propria testa alla mannaia del carnefice. Quest'opera è un vero capolavoro. La Madonna è colta nel momento esatto in cui San Giuseppe infila al suo dito l'anello nuziale. Alle spalle dei 2 sposi, uomini e donne, assistono allo sposalizio. La leggenda vuole che a tutti i pretendenti di Maria fosse stato dato un bastone, aspettando un segno divino, ma fiorì solo quello di Giuseppe. Ultima opera nota di Crivelli, è composta da 2 parti. Nella tavola con l'incoronazione, Cristo e la Vergine sono seduti su un trono di marmo. Tra le cornucopie vediamo richiami al sole e alla luna, allusione al trascorrere del tempo sotto la guida della fede. Ai lati si dispongono varie figure di santi. Sopra vediamo un'altra tavola a lunetta che rappresenta la pietà. Il dipinto di Carrà è un perfetto esempio della stagione metafisica italiana. All'interno della scena vengono isolati alcuni elementi combinati tra loro in modo arbitrario, illogico, densi di riferimenti simbolici. Tutto ciò infonde alla composizione un risvolto onirico, legato alla memoria dell'infanzia dell'artista e del suo rapporto con la madre.
Se il video ti è piaciuto, metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici. Ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!